Ciao miau! I video di io che acconcio parrucche sono sempre richiestissimi e finalmente ne ho fatto uno! Nel video di oggi vi spiegherò come migliorare la resa finale di una vostra parrucca, farla somigliare ancora di più al personaggio di cui volete fare cosplay seguendo dei semplici passaggi. Spero che questo video possa essere utile a chi di solito prende la parrucca, la indossa e va così in fiera. Non fatelo più dopo aver visto questo video. Userò la parrucca che mi è stata inviata dal sito Everyday Wigs, non è la prima volta che collaboriamo e le loro parrucche sono sempre on point. In descrizione vi lascio il link e il codice sconto se vi interessa. Avevo voglia di fare un instant di Edelgard di Fire Emblem Three Houses. Ebbene sì, se avete giocato anche voi a Fire Emblem fatemelo sapere, questo è il primo in assoluto a cui gioco e mi è piaciuto un sacco. E anche se so che Edelgard è un personaggio pessimo e dentro di me sono una leone blu, c'era comunque una vocina nella mia testa che mi diceva di provare a farci cosplay. E così ho scelto questa parrucca, super bella. Una volta arrivata a casa sembrava così. Era davvero bella, ma era solo una parrucca bella, che vista così non ti avrebbe mai fatto pensare al personaggio in questione. Questo è quello che succede nel 90% dei casi di quando comprate una parrucca da internet. Se volete acconciare anche voi una parrucca ma non sapete da dove iniziare, allora seguitemi in questi semplici passi. Non so se chiamarlo tutorial, diciamo che è un video dove vi faccio vedere come io acconcio le parrucche e le cose di cui tengo conto. In questo caso la parrucca è il lace front, quindi ha un'attaccatura molto naturale e ha anche questo pizzo che io come prima cosa di solito lo taglio via. Lo faccio subito perché voglio adattarlo alla mia faccia. In questo caso ho tagliato un po' ai lati perché erano troppo lunghi. Ma fatto questo iniziamo con l'acconciaggio. Inizio sempre da questa parte del viso. Se il vostro personaggio, un po' come Edelgard, non ha né frangetta né ciuffo, non pensate semplicemente di fare così con la parrucca. No. Io di solito do sempre un pochino di volume all'attaccatura, in maniera da renderla ancora più simile al personaggio. Il procedimento è molto semplice. Mi sono aiutata con un pettine per dare la forma che desideravo ai ciuffi. Poi ho spruzzato un pochino di lacca e fissato tutto quanto puntando contro il phon caldo, non troppo caldo magari. Continuate così finché l'attaccatura non prende la forma che più desiderate. Ovviamente questo cambia da personaggio a personaggio e ho intenzione di farvi altri tutorial su come fare frangette, ciuffi e insomma questa parte della parrucca. Se vi piace come idea fatemelo sapere. Prossimo step, ciuffi accanto al viso. Fatta la frangetta spostiamoci a questi ciuffi. A mio parere sono molto importanti per incorniciare il viso ma soprattutto per rendervi ancora più simili al personaggio. Metto da parte i ciuffi laterali fermandoli con delle mollette per dividerli insomma dal resto dei capelli. Di solito gli altri capelli che non mi interessano in questo momento li tiro indietro con un mollettone oppure con un elastico, così da non ritrovarmeli in mezzo mentre sto lavorando ai ciuffi frontali. Dato che questi ciuffi sarebbero dovuti diventare abbastanza corti, gli ho dato un taglio netto con delle forbici e li ho scalati pian piano facendo questo movimento con le forbici e dando molta poca pressione. E diciamo scalato, si può dire così. Infatti adesso il taglio del ciuffo sarà diventato quasi diagonale. Per fargli mantenere la forma che volevo ho usato la stessa tecnica di prima, ritornerà ancora in questo video. Lacca e phon. Mi è servito non solo perché volevo mantenere i ciuffi uniti, ma anche per dargli una forma un po' ricurva, è bastato semplicemente aiutarmi con i palmi delle mani. E voilà, il risultato è questo. Non è ancora finita però, cioè in realtà potrebbe essere finita. Diciamo che per molti personaggi avrete finito qui, ma ce ne sono altri che hanno dei ciuffi in più o acconciature particolari. Nel caso di Edelgard lei ha sia dei ciuffi che le sbucano da dietro, sia un'acconciatura. Ecco come ho fatto questi ultimi dettagli. Come prima ho messo da parte i ciuffi che mi interessavano, li ho fermati anche questi con delle mollette. Dato che sono fatti così, li ho tagliati con un taglio netto di forbici. Qua non si vede benissimo, spero si sia capito. Essendo proprio tagliati così dritti, li ho lasciati così e sono passata al fissaggio. Come prima, lacca e phon. Stavolta però ho anche aggiunto un po' di piastra, si può dire così. Ci ho passato leggermente la piastra sopra, non era neanche così calda, avevo paura di rovinare la parrucca con troppo calore. Per tenerli ancora più fermi li ho legati con degli elasticini piccolini, bianchi. L'obiettivo era di lasciarli così per un po' per mantenere la forma, solo che me li sono dimenticati là.
sono rimasti attaccati. Vabbè, per concludere le mie doti di parrucchiera inventata, mi sono anche lanciata nel fare quella specie di acconciatura triccina che ha ai lati. Non avevo idea di cosa stessi facendo, ho dovuto guardare più volte le reference. Alla fine ho optato una cosa del genere, non è tanto una treccia quanto due ciuffi con dentro uno rigirato e vabbè. Spero si sia capito. Quando ci sono delle acconciature da entrambi i lati, vi consiglio di stare attenti sia alla quantità di ciuffi di capelli che prendete, sia all'altezza. Se state semplicemente attenti a queste due cose, saranno il più simmetrici possibili. Io ci ho provato, spero di esserci riuscita. Maledetta simmetria. A questo punto potete anche aggiungere eventuali accessori. Nel mio caso Edelgard ha dei nastrini a queste treccine. Così li ho aggiunti e ho fatto due fiocchetti. So che Edelgard in realtà non ha i nastrini di quel colore, ma avevo solo quelli in casa. Appena esco di casa, giuro, è da più di un mese che non esco di casa, li vado a prendere. Spero abbiano aperto le mercerie o i negozi di tessuti. Se vi va, potete dare una spruzzata finale a tutta la parrucca, giusto così per fissare il tutto. Ve lo consiglio soprattutto se sono corte. Se sono lunghe, ok, però non aiuterà a non annodarle, quello è inevitabile. Un pochino di suspense. Ecco qua il risultato finale. La differenza col prima è davvero notevole. Voi che ne dite? Non volevo farvi vedere il dopo sulla testina e ho deciso di provarla e di vedere se ci sto bene da Edelgard. Secondo me non ci sto, manco per accidenti. In realtà è solo perché c'è stata una cozzaglia di cose che non mi hanno convinto. Prima di tutto perché ho fatto il mio solito trucco veloce da cosplay e quindi sembro una tredicenne. Poi le lenti che ho indossato sono abbastanza grandi e sembro ancora più piccola. Poi non avevo il cosplay o nient'altro che potesse assomigliare a quel cosplay, fin troppo complicato. Così ho improvvisato una versione casual che non ci azzecca niente. E per concludere i nastrini rossi, ma quello ve l'ho già detto. Io ci riproverò perché mi piace come è uscita la parrucca, devo solo capire come truccarmi. Cioè, raga, il trucco che mi sono fatta oggi a caso potrebbe andare già meglio. Se vi va, offritemi un caffè su Coffee, così mi compro il vestito di Edelgard perché è bellissimo e super complicato e non credo che riuscirei mai a farlo da sola. E posso trasformarmi finalmente in una vera aquila nera. Chiacchiere a parte, ho blaterato troppo, spero che questo video vi sia stato utile. Credo che questi siano stati consigli fattibili e non impossibili. Potete usare delle forbici che avete in casa, una lacca qualsiasi e il phon, direi che ce l'abbiamo un po' tutti. Lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così vi arriverà la notifica di quando ho postato un nuovo video. Grazie per essere arrivati fin qui, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Vi auguro un buon fine settimana. Ciao miau!